Ciao amici di Drive e benvenuti in questo nuovo video. Sono volante di questa Ford Edge Vignale e oggi vi faccio vedere, approfitto anzi che c'è questo sistema infotainment Sync 3 per farvi vedere il funzionamento di Android Auto. Sicuramente l'avete già visto nel nostro video, però la versione nuova è l'aggiornamento 4.5.59 che non è ancora diciamo uscito ufficialmente, ma è ancora in beta. Infatti ci sono alcune cose che non tanto funzionano bene, comunque aggiornamenti che devono ancora arrivare. Questa è la versione diciamo un po' più definitiva e ve la mostrerò a breve. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per le notifiche e di seguirci anche sui nostri canali social Facebook e Instagram. Collego il mio telefono. Perfetto, ok, ho avuto un attimo un bug. Ragazzi, ovviamente questa non è una versione beta, quindi se ci sono dei bug è abbastanza normale. Allora, come potete vedere da questa prima schermata è cambiato molto, perché prima c'erano qua 5 icone, ora non ricordo l'ordine, però musica, navigazione, telefono e così via, e anche il tasto home per tornare indietro. Per quanto riguarda invece appunto il nuovo layout, abbiamo nella parte di sopra l'orario che si è rimpicciolito parecchio, sono sincero, e qua le tacche diciamo della rete e la batteria. Qui troviamo tutte le applicazioni compatibili con Android Auto, quindi mappe, Spotify, Telegram, Waze. In realtà non c'è WhatsApp, però è compatibile anche WhatsApp, infatti poi vi faccio vedere alcune le notifiche. Quindi non so perché, forse perché sarà appunto in beta e non si vedrà. Ci sono altre applicazioni anche però che non sono visibili, ma funzionano tramite i comandi vocali, per esempio il calendario oppure il promemoria, anche il meteo. Allora cominciamo subito a vedere in sé per sé come funziona, perché il funzionamento è identico. Per esempio se vado sul telefono è alla stessa maniera, quindi c'è componi numero, preferiti, cronologia chiamate, cosa che diciamo per esempio non serve sapere perché è uguale al precedente Android Auto. Quello che vogliamo capire è un po' il layout, appunto. Abbiamo sotto una barra con il tasto home e l'applicazione che attualmente stiamo utilizzando, poi un'icona per le notifiche e poi l'icona per OK Google. Per esempio, infatti vedete si è attivato OK Google. Se io vado su mappe e inserisco l'indirizzo, sto utilizzando appunto le mappe, quindi qua vedo le mappe. Se io invece voglio andare su Spotify, switcha, vedete prima era qui Spotify, adesso è diventato le mappe, quindi non è che posso vedere la mappa, ma posso vedere soltanto diciamo, le piccole notifiche sul girare a destra, andare sempre dritto e così via. Come potete vedere adesso, ecco, mi stanno arrivando un sacco di messaggi su WhatsApp. Ora come posso fare? Clicco qui sulla notifica e mi compaiono tutte le varie notifiche. Per esempio io vado qui, Carlo ha appena avvisato gli altri ragazzi che noi stiamo registrando un video e ha scritto un messaggio scrivendo, quindi non facendo un messaggio vocale. Sentite qui. Ecco il messaggio. Carlo dice: niente messaggi. Stiamo registrando col telefono. Puoi premere il pulsante Ecco, la cosa che non mi piace di questo nuovo sistema è che, peraltro lo facevo anche quello prima, non posso ascoltare gli audio, che insomma ormai vengono sempre più utilizzati, ma gli audio vengono riprodotti semplicemente con logo microfono 0004, se è di 4 secondi per esempio, e non è il massimo sinceramente. Oppure anche le icone, oppure le faccine, le emoticon vengono nominate quasi a livello informatico: faccina, mano, pollice su, colore 3. Non è il massimo. Spero che vengano diciamo corretti questi bug, questi malfunzionamenti che c'erano già nella versione precedente, e nulla. La grande novità di questo Android Auto, oltre appunto al layout come avete potuto vedere, è anche il fatto dello schermo. Cioè, che significa? Lo schermo di ogni auto ovviamente è sempre diverso, quindi c'è l'auto, per esempio le Renault hanno lo schermo verticale, questa ha uno schermo diciamo relativamente normale, oppure le BMW hanno lo schermo largo. Allora, per evitare tanti diciamo
piccoli bug estetici, quindi magari andare a fare una schermata perfettamente rettangolare, però magari rimpicciolita sulle Renault, quindi che non prende tutta l'ampiezza dello schermo, Google Maps, scusatemi, Android Auto è cambiato in questo. Infatti, se avete una BMW, per esempio, quindi uno schermo largo, troverete altre informazioni qui sul display. Informazioni possono essere la musica, possono essere anche le mappe e così via. Mentre se avete uno schermo lungo come quello della Renault, troverete tutta la serie di applicazioni qui. Quindi questo sistema forse è la novità più grande a livello, diciamo, grafico di Android Auto. Sicuramente vi terremo aggiornati con gli altri aggiornamenti di Android Auto. Aspetteremo anche, nella speranza di vedere qualche modifica nel layout anche di Apple CarPlay, scusatemi. Vi invito perciò a iscrivervi al canale, di attivare la campanella per notifiche e di seguirci anche sui nostri canali social Facebook e Instagram.